Voi direte, vengo a Roma, mi faccio una vacanza, evito magari pure la metropolitana perché ho paura dei borseggiatori, ma poi alla fine che succede? Che i borseggiatori si spostano, si sono imparati a seguire i turisti. Non vi seguono più da dentro la metropolitana, ma vi aspettano qua fuori. Questa è una delle piazze più pericolose perché poi è quella del Colosseo, perché qui ci vengono milioni di turisti l'anno e da qua ti adocchiano. Ci sono tante piccole cose che bisogna sapere per evitare di essere borseggiati nei momenti in cui vi rilassate. Questo è uno dei primi punti in cui si viene borseggiati al di fuori della metro. La calca, l'autobus, tante persone che salgono, i zaini, così a vista, guardate quanto è facile, guardate la mia mano, adesso io non sono un borseggiatore, però se qui si sale, uno si spinge dentro, guarda, borsa, zaino, tasche visibili. Se io volevo derubare qualcuno, nonostante io sia un incapace manualmente, ci sarei riuscito. E questo è il servizio pubblico romano, guardate che autobus, persone che si devono stringere, persone che giustamente, guardate, neanche si chiudono le porte, guarda. Se uno sta a pensare a non farsi schiaccia al piede, è normale che non sta a pensare a farsi borseggiare. No. Ah. No. Ah. Hai visto? Faccio vedere il primo che io ho fatto in upgrading, è questo, vedi? Scatoletta che la colleghi al portafoglio, l'accendi, basta una batteria. Vedi, il primo dispositivo era un po' imperfetto perché le alette di contatto un po' se ne andavano a spasso. Adesso io ho fatto in maniera tale che stessero più ferme, che non dessero tanto nell'occhio, perché questo si deve comportare come il miele per le formiche. Ti metti una trappola, un dispositivo che dia la scossa, che segni, che schizzi la vernice, che schiacci il dito. Ne hanno partoriti tanti, ma poi alla fine l'unica a realizzarla è stato Velico. Te ne dico un'altra, adesso io sto studiando un upgrade della seconda generazione che funzionerà anche se uno mette i guanti. Beh certo, un borseggiatore con i guanti già fa pensare. Già marca male, capito? Già fa pensare. No, dico, loro ti hanno rubato il telefono a Termini. Sì. E che ci fanno? Tanto lo blocchi l'iPhone. Lo blocco, sì. L'unica cosa è che non ci fanno niente. Ci fanno i pezzi, magari. No, l'unica cosa è che mi ci rode che ho dovuto fare capo un'altra volta e non sapevo che fa manco io perché poi mi sono sentito dietro, sono uscito dalla metro. E già ti avevano fatto fuori. Ma me ne sono accorto dopo. Cioè è stato proprio un attimo. Vedi, pure un ragazzo che lavora in centro, che è abituato e conosce Roma, uno dice vabbè ma la gente è sprovveduta, rubano. No, rubano a tutti. Quanto sono bravi? Tanto. Ciao! Ciao! Una foto di famiglia, qua. Vai. Ciao, certo. La stima Ti guardiamo sempre per quello che... Anche perché adesso, essendo cambiato, come dicevo, la tattica di approccio fuori alle metro, basta semplicemente un po' di folla, che possa essere la fila per guardare chi sta facendo un ritratto o chi sta facendo una cosa con la bomboletta, che possa essere la fila per i biglietti, che possa essere la fila per prendere l'acqua. Vi si mettono dietro e sono insospettabili. O sono coppie o sono famiglie in alcuni casi, oltre ai gruppetti classici che trovate in giro, in base al fatto che tu sei una preda appetibile, perciò distratta, con delle cose addosso, con qualcosa che può essere rubata. Allora si mettono qui, iniziano a seguirti, la si stringe ed è facile avvicinarsi. Ciao. 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 Qui si stringe il percorso e qua si può essere derubati facilmente. Ma un'altra novità sono i furti delle persone che addirittura entrano nel monumento, perciò si entra al Colosseo e lì abbassi la guardia che dice vabbè ma io sono entrato dentro un monumento, chi è che mi deruba? E invece no, hanno pagato il biglietto, sono entrati e dentro fanno razzia perché la gente abbassa la guardia, magari poggia lo zainetto,
magari si distrae, cioè c'è un'infinità di variabili in questo caso che permettono di concludere un furto in maniera molto più semplice che fuori. Per esempio, il classico gruppo più bersagliato è quello asiatico, perché sono quelli più tranquilli, si mettono seduti, si godono il monumento, si godono il momento di fresco e poi ti ritrovi chi ti si siede accanto e piano piano, stando seduto accanto, riesci a metterti le mani o in tasca o nella borsa o nello zaino. È assurdo che ci siano delle zone franche. Qui non ci sia nessuna protezione, in questo caso, o dove venire a nascondere quello che viene trovato. Perché qua, in quest'area qui, vedete, ci sono anche documenti. Attenta lì con quelle scarpe perché c'è tutto e se scivola. Tutta una serie di cose che sono state rubate alle persone. Anche vestiti. Vedete qua dietro, si fa cacca, pipì. Questo purtroppo è un brutto vizio che poi trasmettiamo anche al turista, perché a Roma non ci sono i bagni, non ci sono i controlli, non c'è sta niente, vedono uno che viene qua dietro a fare la pipì e il turista dice perché ce la posso fare pure io, tanto non c'ho alternative. Questa è un'altra di quelle fermate molto a rischio, perché va nella direzione opposta, viene utilizzata tantissimo dai turisti. Adesso non ce ne sono molti, ma durante il giorno si mettono i borseggiatori poggiati lì sulla parte esterna e prendono di mira invece quelli che sono i passeggeri possibili da derubare. Quali elementi possono far nascere il sospetto di un potenziale borseggiatore? Una cosa su tutte sono i cappelli atti a coprire il più possibile il viso, anche in contesti in cui non c'è il sole, occhiali da sole sui mezzi chiusi, lì dove tu te li toglieresti, e ovviamente borse, borsette, spesso semivuote, giacche poggiate sul braccio o comunque una sorta di compiacenza con altre persone che poi si allontanano. A un certo punto, se voi vedete persone che sono prima in gruppo, poi si dividono, poi ritornano in gruppo, e quando ritornate magari dopo un'ora, un'ora e mezza, 2 ore che avete fatto la visita al monumento, le ritrovate sempre lì, vi deve sorgere il dubbio che possono essere dei borseggiatori. Allora il che non è che dovete per forza dirgli siete dei borseggiatori, guardate sempre che non vi si avvicinino, perché quando una persona senza un motivo preciso ti si avvicina, quando stai salendo sull'autobus e te la senti subito alle spalle, c'è un problema. Questa è un'altra parte dove spessissimo è facile derubare le persone perché sono nel momento in cui si fanno le foto. Non tanto qui, perché qui ci sono cresciute le piante e nessuno le ha tolte, perché qua ci stanno le bottiglie buttate, nessuno le raccoglie e ovviamente gli danno pure la possibilità di buttarle, ma più su dove c'è la vista panoramica e con la vista panoramica poggi un attimo la borsa, ti metti seduto e te la arraffano e adesso andiamo a vederla. Questo è il momento in cui si deruba più facilmente. Tutti a guardare il panorama, tutti a fare la foto al Colosseo, tutti a mettersi in posa, zaini e borse poggiate in alcuni casi, oppure zaini e borse belli carichi. Infatti qui è famosa la scena di quella turista che si era poggiata sul muretto con la borsa poggiata e da sotto un ladro, un borseggiatore, gliel'ha rubata. E tutti, ah, incredibile scandalo. No, succede tutti i giorni, non è un caso isolato, ma è una cosa che succede continuamente. Più si accumula la gente, più i turisti stanno qua, più sono confidenti con la seduta e tutto, e più te derubano. Vedi, banalmente c'è gente che ha appoggiato lo zaino un po' a distanza perché, anche per non farlo comprare la foto, guarda la borsetta poggiata sopra il muretto. Le borsette poggiate sul muretto sono la cosa più rischiosa. Che non è che te la devono prendere per forza dietro, basta che uno ti si siede abbastanza vicino
e te la prende. Un'altra delle truffe recenti che permettono poi di essere derubati è quella dei finti turisti. C'è una coppia insospettabile, ben vestita, che vi chiede se gli potete fare una foto. E voi direte, che c'è di male? Ti danno il loro telefono in mano, un telefono comunque da 4 soldi, tu sei impegnato a fare la foto. Nel momento in cui gli ridai il telefono e lui ti fa vedere come è la foto, l'altra persona, che ha già adocchiato dove hai le cose nel frattempo che ti faceva la foto, ti deruba. Perciò hai quel momento di tranquillità dove dici, ma ti pare che questo che mi ha chiesto la foto può essere un borseggiatore? E invece no, ti creano quella condizione in cui tu non sospetterai mai che quella è una persona che ti deruba. Non è losca, non ha problemi. Per esempio, guarda, quel ragazzo ha appoggiato il marsupio là sopra. Se tu passi là vicino, adesso ha messo il braccio, ma prima era molto proteso in avanti lui, perciò bastava passare lì, vedi così, come si mette un'altra persona accanto per guardare il panorama, e il marsupio te lo potevi far fuori, guarda, perché qui questo è il punto dove il Colosseo si vede molto bene. E allora che succede? Che la borsetta è molto a rischio. Poi io parlavo, però se uno lo faceva in silenzio e tutto, era tutto più facile. Guarda, guarda, non si è accorto. Niente. Pickpocket, pay attention. Questo è un punto strategico, questo dove siamo noi, dove spessissimo i pali si mettono per dare informazioni dall'alto su chi arriva, su chi va via, su quante persone ci sono, perché comunicano velocemente in tempo reale. In questo momento è abbastanza tranquillo perché è sera, vedete la luce è bassa, è più fresco. Quando c'è il caldo afoso durante il giorno, il rischio qual è? È che la gente accaldata, frettolosa, una spinta, una cosa, non gliene frega niente. E da questo balcone puoi decidere una strategia. Vedete, questo è luogo rischio, perché fare le foto qua praticamente equivale a farsi beccare, capito, nel momento in cui sei convinto di fare la posa migliore per la tua foto. Vedi, fenomeno borsette, persone intente a fare la foto. Ciao, intente a fare foto, intente a fare video, sei distratto, è il momento migliore per fare un po' di refresh, qualche dritta, per mettervi in guardia, italiani e turisti, perché siete tutti fondamentalmente a rischio di borseggio, io compreso. Basta un attimo di distrazione, basta un attimo di fiducia nei confronti della persona sbagliata, e specie qui dove c'è tanto movimento, tanto casino, può succedere il fattaccio.